Ciao a tutti e ben ritrovati oppure benvenuti sul mio canale. Io sono Giuliana e pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi in modo da non perderne nessuno. Il video di oggi è un po' diverso dal solito, si tratta infatti di un video tag che girava un po' di tempo fa su YouTube, il TMI tag, Too Much Information tag, composto da una serie di domande di vario genere che mi appresto proprio a rispondere. Siccome però non mi piace che sia una cosa a senso unico, sarei davvero felice se voleste sceglierne qualcuna, non dico tutte ma qualcuna, anche soltanto una, e rispondeste nei commenti qui sotto in modo che anch'io possa conoscervi un po' meglio. Ora, siccome le domande sono un bel po', ce le ho qui sul mio telefono, direi di cominciare immediatamente. Cosa stai indossando? Sto indossando un vestito di Primark con manichina a campana che mi piace un sacco. Sei mai stata innamorata? Sì, più di una volta e lo sono ancora, decisamente. Hai mai avuto una brutta rottura? Brutta di quelle dove appunto ci si prende a male parole, non ci si parla per secoli e si rompe davvero in tutti i sensi? No. Normalmente sono riuscita a mantenere un'amicizia con tutti i miei ex. Se però si intende rottura brutta come rottura che mi ha fatto soffrire molto, sì, diverse, svariate, sono stata lasciata molto più spesso rispetto a quanto abbia lasciato io, quindi sì e no. Quanto sei alta? Poco, sono abbastanza bassa, credo di essere 1,59 ma sulla carta d'identità c'è scritto 1,60, yeah! Non so per quale motivo, ma non mi dispiace. Quanto pesi? Oh. Diciamo che peso più di 40 kg, meno di 80. Vi piace come sono riuscita a evitare la domanda? Qualche tatuaggio? Sì, ne ho 3. Ho una stellina qui sull'avambraccio, è un simbolo di amicizia, l'abbiamo fatta insieme io e le mie amiche Alessia e Antonella, che avete conosciuto nel mio vlog da Bologna. Se non l'avete visto vi metto un link così lo potete vedere ora. Abbiamo lo stesso tatuaggio in 3 punti diversi del corpo. Poi ho una luna attorno all'ombelico che non vedrete mai perché è agghiacciante, e poi ho un ideogramma cinese e giapponese qui che significa sogno, quindi 3 tatuaggi. Qualche piercing? Sì, un piercing al naso l'ho fatto quando avevo 19 anni a Londra in una bancarella, una roba che adesso mi atterrirebbe e invece all'epoca beata gioventù. OTP, che ci ho messo un attimo a capire, ovvero One True Pairing, la coppia nella finzione che preferisci. Ce ne sono tantissime. La prima che mi viene in mente sono Amélie Poulain e Nino de Quincampoix dal film Il favoloso mondo di Amélie, che è uno dei miei film preferiti. Carrie e Mr. Big? Decisamente sì. Monica e Chandler, che erano la mia coppia preferita di Friends, anche perché Chandler è sempre stato il mio personaggio preferito. Ce ne sono sicuramente altre che adesso mi sfuggono. Show preferito? Friends sicuramente, Sex and the City, l'avrete intuito dai miei OTP. Se si parla invece di show più recenti, sono in fissa con 22-11-63, che è una serie che stanno trasmettendo su Sky con James Franco. Se non la state guardando e avete Sky, dateci un occhio perché veramente sono presissima, insomma. E un'altra che mi sta piacendo molto è Le regole del delitto perfetto. Band preferita? In generale il mio gruppo preferito da sempre, fin da quando avevo 15 anni, sono gli Who, che è un gruppo che quasi nessuno conosce, è un gruppo inglese degli anni 60. Mi piacciono un sacco di gruppi, ma dovessi dirvi un gruppo più recente in questo momento non me ne viene in mente neanche uno. Qualcosa che ti manca? Onestamente sono fortunata perché non mi manca granché. Andando sul frivolo mi piacerebbe avere un accento inglese impeccabile, cosa che decisamente non ho e mi manca. Canzone preferita? La mia canzone preferita degli Who è una canzone semisconosciuta, come tutti i nerd dei gruppi musicali, mi piace il pezzo che nessuno conosce, che si intitola Circles, e se non la conoscete, cosa che non mi stupirebbe, la provo a cercare su YouTube e magari vi metto il link nella info box. Quanti anni hai? Oh, bella domanda. Per qualcuno sono giovanissima, per qualcun altro sono decrepita. Per mia madre che ha 80 anni sono giovanissima, per i figli delle mie amiche che ne hanno 5 o 6 probabilmente sono Matusalemme. Segno zodiacale: sono uno Scorpione ascendente Leone. Sì.
sono pesantissima, sono pesante persino per me stessa, infatti dico sempre che se potessi lasciarmi io mi sarei già lasciata e mi stupisce che mio marito invece sia ancora con me, quindi pesantona. Qualità che cerchi in un partner: che sia paziente per sopportarmi, che abbia un bel senso dell'umorismo, e che sia intelligente e che sia gentile. Sì, direi che queste sono le cose principali. Citazione preferita, ce ne sono tantissime. Le prime che mi vengono in mente sono "Ognuno è solo se stesso, purtroppo", di Banana Yoshimoto, e un'altra è "Sii te stesso, tutti gli altri sono già presi", che è di Oscar Wilde, un po' simili. Attore preferito, questo è difficile, ce ne sono tanti. Ultimamente mi sta piacendo molto Fassbender, ma proprio tanto. Johnny Depp, l'amore di tutta una vita. Mi è sempre piaciuto tanto Ashton Kutcher, ma non tanto come attore, ma proprio come uomo. Infatti, sì. Ce ne saranno altri di sicuro, ma in questo momento non mi vengono. Colore preferito? Cambia spessissimo. In questo preciso momento amo molto il giallo e il verde. Sì, giallo e verde. Musica ad alto o a basso volume? Dipende. Se lavoro o sono in casa, a basso volume come sottofondo. Se sono in macchina invece la sparo a un volume folle, assordante, in modo da poter cantare a squarciagola senza sentire quanto sono stonata. Quindi un po' tutte e due. Dove vai quando sei triste? Da nessuna parte. Quando sono triste resto in casa. Anzi, forse probabilmente vado su YouTube, perché guardare i video di YouTube riesce a mettermi di buon umore. Quindi sì, dove vado quando sono triste è su YouTube. Quanto tempo impieghi per la doccia? Posso impiegarci pochissimo o tantissimo, dipende da quanto tempo ho a disposizione. Da 5 minuti a 3/4 d'ora, davvero. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Di media una mezz'oretta, 3/4 d'ora, quando non so cosa mettermi. Hai mai fatto una rissa? Onestamente no. Anche perché non sono un amante delle risse, non so se qualcuno lo è, forse nessuno. Non mi piacciono neanche le discussioni accese, sono cose che mi agitano e che preferisco evitare, quindi no, mai fatto una rissa. Cosa ti accende? Mi accende l'intelligenza, la sagacia, l'ironia. Mi accendono le persone interessanti, che hanno qualcosa da dire di intelligente. Che cosa ti spegne? L'arroganza, l'ignoranza, il razzismo. Davvero, se una persona fa un commento razzista, arrogante o ignorante, per me immediatamente non esiste più e non la tengo in nessunissima considerazione. Per quale motivo hai aperto un canale di YouTube? L'ho detto prima, perché YouTube ha il potere di mettermi di buon umore. È un luogo in cui ci sono tante cose pessime, ma ci sono anche tante cose positive, e il messaggio alla base, ovvero quello che chiunque può avere uno spazio per dire la sua, mi è sempre piaciuto un sacco, e quindi credo che sia questo il motivo per cui ho deciso di aprire il mio canale. Paure, tante, tantissime. Mio marito dice che sono la donna dalle 1000 paure. Solo per dirvene alcune, sono terrorizzata da tutti gli animali dotati di ali, comprese le farfalle, ma proprio terrore puro. Ho paura della macchina quando non guido io e sono pesantissima. Ho paura del giudizio degli altri. Ci sto lavorando, ma dentro di me c'è sempre questa tendenza a cercare di piacere per forza a tutti, che è assolutamente impossibile. Queste sono 3 delle mie 1000 paure, ma poi ce ne sono tantissime. L'ultima cosa che ti ha fatta piangere? Io credo che ci siano tantissime cose che mi fanno piangere ultimamente. Credo di aver pianto l'ultima volta guardando il telegiornale, perché ormai non riesco a guardare un telegiornale senza piangere. L'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno? Credo ieri sera a mio marito. Il significato del tuo nome su YouTube? Questo mi sembra di avervelo già raccontato. Il nome Jiu-Jitsu me l'ha dato la mia amica Antonella. Antonella è la regina dei soprannomi e quando eravamo all'università, scusate, ero molto affascinata dal Giappone, e quindi lei ha messo insieme il mio nome, Giuliana, giapponesizzandolo, quindi col Giappone, e ha creato Jiu-Jitsu e mi è piaciuto e quindi è rimasto. L'ho scelto come nome del mio canale e anche come nome per il mio blog e su tutti i miei social network, quindi la fautrice del mio nome è Antonella.
L'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto è di Tracy Chevalier, non mi ricordo il titolo, è ambientato in America al periodo della febbre dell'oro, è un libro storico, tipo La ragazza all'orecchino di perla, insomma il filone è un po' quello, mi è piaciuto più o meno. Cosa stai leggendo in questo periodo? Sto leggendo il primo e l'ultimo libro di Guido Catalano, il primo romanzo dell'ultimo dei poeti. Se non l'avete letto è davvero davvero carino, ve lo consiglio. L'ultimo show che hai visto? Probabilmente l'ultimo show che ho visto è stato 22/11/63, mi sembra sia questo il titolo, quello che vi citavo appunto tra i miei show preferiti. L'ultima persona con cui hai parlato, sicuramente mio marito ieri sera prima di addormentarmi. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? Immagino ci si riferisca a SMS, WhatsApp e quant'altro, quindi vado a vedere. L'ultimo WhatsApp di ieri l'ho mandato alla mia amica Federica e ci siamo messe d'accordo per prendere un caffè più tardi questa mattina. Quindi che relazione c'è? È una mia carissima amica. Cibo preferito? Così, di botto mi viene da dire lasagne, perché da sempre sono il mio cibo preferito. Recentemente però mi sta piacendo tantissimo l'hummus, lo mangerei in continuazione e senza soluzione di continuità, oppure l'avocado in tutte le sue possibili forme, principalmente il guacamole. Quindi, ben 3 ve ne ho detti. Posto che vuoi visitare? Non lo so, mi sono tolta parecchi sfizi. Diciamo che tutti i posti principali che avrei voluto visitare li ho visitati. Probabilmente il Nord Europa, Copenaghen, la Norvegia, la Svezia, ecco, forse questo. L'ultimo posto in cui sei stata, Verona. C'è anche il vlog, se ve lo siete perso. Hai mai avuto un incidente? Allora, nessun incidente grave, ma ne ho avuti diversi in cui la causa ero sempre io. Soprattutto appena presa la patente avevo un po' di difficoltà a capire la differenza tra prima e retro. E ho investito sia la mia amica Federica, però praticamente da ferma, quindi è come le avessi dato una botta con le mani perché l'ho buttata per terra, anzi l'ho caricata sul cofano, il mio ex fidanzato che invece ho steso facendo retro, e una serie di altri piccoli incidenti, ma mai incidenti gravi, nessuno si è fatto male, nessuno si è fatto neanche una piccola cicatrice, quindi tutto sommato non posso lamentarmi. L'ultima volta che hai baciato qualcuno, ieri sera mio marito, questo non devo pensarci. L'ultima volta che sei stata insultata, non lo so, non ricordo, penso sia positivo, no? Non ricordo, quindi non posso dirvelo perché non ne ho idea. Almeno insultate in faccia, poi probabilmente la gente mi insulta ogni 4 secondi, ma io non lo so. Gusto di caramella preferito? Non mi piacciono tanto le caramelle, no, in generale non impazzisco per la roba dolce. Mi viene da dire menta, se devo sceglierne uno. Che strumento suoni? Nessuno, suono il campanello, non suono nessuno strumento. Pezzo preferito di gioielleria? Direi i miei orecchini che non tolgo mai. Me li hanno regalati mio padre e la sua compagna per il mio matrimonio. L'ultimo sport che hai praticato? Non pratico sport, è contro la mia religione. No, non pratico sport, la cosa più vicina allo sport che ho praticato di recente è una passeggiata con mio marito. L'ultima canzone che hai cantato non ne ho idea, canto spessissimo in macchina anche quando non conosco il testo, quindi non ho ricordi. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno, ieri sera all'aperitivo con mio marito, siamo arrivati alla fine. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Io vi taggo tutti, se avete un canale di YouTube oppure un blog potete farlo, il TMI tag, se no scegliete uno o più delle domande, rispondete nei commenti qui sotto in modo che anch'io possa conoscervi meglio, proprio come dicevo all'inizio. E questo è tutto, tutte le mie risposte al TMI tag, spero che vi sia piaciuto questo video, che possiate conoscermi un po' meglio. Se così è, ovviamente non dimenticate di cliccare mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e direi che per oggi è davvero tutto. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Oggi, come avrete intuito dal titolo, vi parlerò dei prodotti che ho terminato. Se mi seguite da un po' saprete che sto portando avanti una strenua lotta nel tentativo di terminare i prodotti che ho prima di comprarne di nuovi, con risultati decisamente deludenti, nel senso che continuo a comprare prodotti nuovi e diventa sempre più difficile terminare quelli che già ho. Sono però riuscita con mia grande soddisfazione a terminarne
una buona quantità.